Rieccoci back qui col Dave, DJ Game Producer. Oggi vediamo un po' di scorciatoie da tastiera, shortcut per quanto riguarda l'editing del MIDI nel piano roll, e partiamo da qui. Vi sarà capitato tante volte di trovarvi in questa schermata qui e di volere attivare una traccia vuota. La cosa da fare è andare in Instrument, Empty Channel Strip. Questa cosa qui poi rimane in memoria anche nei prossimi progetti che aprirete, quindi ricordatevi, non impazzite, andate qui, Empty Channel, crea, e avete la traccia Instrument vuota dove potete mettere loop, creare MIDI o aggiungere file audio. Prima funzione interessante, shortcut. Io la chiamo un po' la terza mano perché ci abilita un terzo tool per procedere un po' più velocemente nelle nostre procedure di editing. Andiamo in Logic Pro X, preferenze generali, e alla voce qui editing, ok? Andate qui, right mouse button, e scegliete la prima voce, ok? Per magia, ecco qui, si aprirà un terzo tool. Questo ci verrà molto utile. Potete impostare per esempio il pencil tool, che vi permette come seconda opzione, utilizzando command più click, di creare una regione MIDI. Vediamo subito la terza funzione che abbiamo attivato in precedenza, ed è interessante perché se avete la forbice come terza funzione vi permette di fare una cosa molto interessante nella suddivisione del taglio, ok? Se volete tagliare per battuta, ok, impostate il cursore in battuta, tenete premuto Alt e tasto destro, farà una suddivisione automatica per battute, ok? Ma possiamo farlo anche per ottavi, ok? Spostiamo il cursore, Alt, tasto destro, e avremo la suddivisione automatica in ottavi. Stessa cosa se vogliamo farlo in sedicesimi, Alt, tasto destro, sedicesimi. Cosa molto molto utile, perché guardiamo la differenza nell'avere il tool forbice come secondo tool. Quindi per utilizzarlo, command click. Abbiamo il singolo taglio, vedete? A differenza di avere il taglio multiplo, cosa molto molto utile. La funzione terza mano, come l'ho chiamata io, cioè il terzo tool, si attiva anche qua nella sezione piano roll di editing MIDI ed è di default impostata su velocity. Questo è molto utile perché tenendo premuto il tasto destro, ok, sopra a una nota MIDI, vedete, compare la V. Questo ci permette di aumentare o diminuire la velocity della singola nota. Se vogliamo farlo di tutto o dello specifico accordo, utilizzate la funzione basilare, quindi pointer tool, e cliccate e selezionate, oppure command A. Velocity, eccolo qui, vedete? Adesso le fa in proporzione, quindi queste partono da un valore e in proporzione lo aumenta, vedete anche dal colore. Queste sono ad una velocity diversa, 105, questi invece è 125. Come si fa a pareggiarle? Si selezionano tutte, si va in velocity qui in basso, si tiene premuto il tasto Alt, lo si porta al massimo, al 127, e di conseguenza poi, vedete, si pareggiano tutte quante. Riapro la regione MIDI, seleziono tutto con command A, mela A, premo il tasto con la U accentata che è vicino alla capo. Questo ci permette, vedete, di accorciare le note in modo tale che non si sovrappongano. Vedete, è una cosa molto utile che va a pareggiarle con la fine di una e l'inizio dell'altra. Se invece utilizzo Shift più U accentata, questo cosa permette? Permette di forzare il legato
allungando la nota MIDI, la fine della nota MIDI, all'inizio della nota MIDI successiva. Shift più U accentato. Sempre un'altra funzione all'interno del piano roll per l'editing del MIDI è lo spostamento di semitono di ogni singola nota. Per esempio questa, la selezioniamo, Alt più freccia su o giù, ci permette di fare questo. Vedete? Spostarla di un semitono su o giù, freccia su, freccia giù. Invece premendo Alt Shift freccia su o freccia giù ci permette di spostare il tutto direttamente di un'ottava sopra, ok? O Alt Shift giù di un'ottava sotto. Questi shortcut sono molto utili quando si è all'interno del piano roll e si vuole fare l'editing MIDI. Vediamo un'altra funzione, sempre nel piano roll, editing MIDI. Ipotizziamo che abbiamo un accordo, però le note appunto non sono suonate con le note MIDI non sono suonate con la stessa lunghezza, ok? Per portarle tutte quante alla stessa durata le selezioniamo, teniamo premuti i tasti Alt più Shift e in automatico, vedete, spostandoci le pareggia in durata. Grazie per l'attenzione, lasciatemi un feedback e soprattutto ditemi quali funzioni già conoscevate, quali no. Iscrivetevi al canale, un like tattico come sempre e ci vediamo presto con sempre tanta buona musica qui col Dave. Yeah!